In questo video vedremo come modellare un pallone da calcio con Lightwave 3D. Iniziamo col dire che la modellazione di una palla da calcio è piuttosto semplice, ma forse un po' noiosa. Questo tutorial è diviso in due parti. Nella prima parte realizzeremo il pallone da calcio in versione low poly, mentre nella seconda procederemo con la realizzazione a livello di dettaglio più alto. La versione low poly ci servirà unicamente come guida per la realizzazione della versione a livello di dettaglio più alto. Per cui se siete utenti esperti potete procedere direttamente alla seconda parte. Se invece siete meno esperti vi consiglio di seguire il tutorial dall'inizio alla fine. Ok, cominciamo. In Modeler creiamo una semplice sfera. Clicchiamo sul pulsante N per aprire il pannello Numeric e settiamo i parametri Tessellation con segmenti 3 e come raggio 11 cm circa, dal momento che una palla da calcio è circa 22 cm di diametro. Con la sfera così creata non ci servono più le 4 visualizzazioni classiche di Modeler. Apriamo direttamente quella in Preview OpenGL. Procederemo per il nostro tutorial unicamente con questa visualizzazione. Come sappiamo, un pallone da calcio è formato da una serie di poligoni, in particolare da esagoni e pentagoni. Quindi, a partire da questo modello low poly, procederemo alla creazione di questa serie di esagoni e pentagoni in maniera molto semplice. Vediamo come. Il nostro compito sarà semplicemente quello di individuare questi esagoni e questi pentagoni ed aggregare i triangoli che formano la nostra sfera in maniera da realizzare appunto questi pentagoni ed esagoni. Adesso, ad esempio, abbiamo individuato un pentagono. Selezioniamo i triangoli che fanno parte di questo pentagono ed uniamoli con il comando CTRL-Z. Abbiamo così creato il nostro primo pentagono. Procediamo selezionando un triangolo contiguo al pentagono che abbiamo appena creato. Come vediamo, questo triangolo sottende ad un altro poligono, in particolare ad un esagono. Andiamo a selezionare tutti i triangoli che fanno parte di questo esagono ed andiamo ad unirlo. Abbiamo così creato il nostro primo esagono. Adesso possiamo proseguire nello stesso modo selezionando un triangolo contiguo a uno dei poligoni che abbiamo appena creato, individuando i triangoli che sottintendono ad un nuovo poligono, un pentagono o un esagono. Ad esempio, andiamo ad individuare un terzo poligono che si trova vicino ai due appena realizzati. In questo caso abbiamo a disposizione un esagono. Selezioniamo i 6 triangoli che fanno parte di questo esagono e li andiamo ad unire. Come quarto poligono individuiamo un pentagono. Selezioniamo i 5 triangoli e li uniamo. Abbiamo così realizzato i primi 4 poligoni del nostro pallone da calcio in low poly. Allo stesso modo adesso proseguiamo individuando tutti gli altri poligoni che mancano. È un processo un po' lungo, però alla fine è molto semplice. Ok, il nostro pallone da calcio low poly è pronto. Nella seconda parte di questo tutorial vedremo invece come modellare la versione high poly, utilizzando la versione low poly appena creata come base di partenza. Vediamo come. Effettueremo le stesse procedure che abbiamo già realizzato nella prima parte. L'unica differenza riguarda il punto di partenza, ovvero nel momento in cui creeremo la sfera dovremo settarla ad un livello di tessellation maggiore. Questa volta infatti il numero di segments da inserire sarà 12, un valore che ci consentirà di realizzare il pallone da calcio ad una risoluzione maggiore. Adesso impostiamo in secondo piano il pallone low poly che abbiamo creato. In questo modo potremo intravedere nella nostra visualizzazione sia il pallone in versione high poly che dovremo realizzare, sia la versione low poly che ci consentirà di avere una guida per la selezione dei vari triangoli che dovremo selezionare.
Ora, per agevolarci con le nostre procedure, dobbiamo impostare la surface del nostro modello iPoly ad un livello di trasparenza del 50%, questo per consentirci di vedere attraverso il modello in alta definizione e quindi avere la possibilità di vedere il modello low poly. Tenendo sempre in primo piano la nuova sfera appena creata, clicchiamo sul tasto Q e creiamo una nuova superficie, assegnandogli il nome iPoly. Lasciamo inalterati tutti gli altri settaggi. Ora accediamo al Surface Editor e nei parametri relativi alla superficie appena creata assegniamo il valore 50% al parametro di trasparenza. In questo modo renderemo leggermente trasparente la nuova palla che abbiamo appena creato, avendo la possibilità, come dicevo prima, di vedere il modello low poly e utilizzarlo come guida. Come vedete, infatti, la visualizzazione è abbastanza confusa. È importante quindi avere un modello low poly retrostante che ci consenta di capire più facilmente quelli che sono i triangoli che dovremo selezionare. Usando come riferimento i poligoni del modello in background, procediamo selezionando i triangoli che compongono il primo pentagono. Ora, a differenza di quello che facevamo nella versione low poly, cambia un pochino il processo. Infatti, una volta selezionati i poligoni, applichiamo il comando Smooth Shift. Nel pannello di questo comando impostiamo un offset di 1 mm e 98% come parametro di Max Smoothing Angle. Applichiamo il comando e vedremo la prima pezza del pallone elevarsi. Per dare ulteriore dettaglio, tuttavia, applichiamo il comando Smooth Shift una seconda volta, allo stesso gruppo di poligoni. Lasciamo gli stessi parametri utilizzati precedentemente, ovvero offset 1 mm e Max Smoothing Angle del 98%. Questa è la procedura che dovremo ripetere per tutte le facce del nostro pallone da calcio in alta definizione. Ripetiamo quindi tutta questa procedura. Per ogni pezza, cioè per ogni pentagono ed ogni esagono che andremo a selezionare, selezioniamo tutti i triangoli che ne fanno parte, aiutandoci con la guida del pallone in low poly che vediamo in trasparenza. I triangoli selezionati non dobbiamo unirli, ma dobbiamo applicare 2 volte il comando Smooth Shift, entrambe le volte con offset 1 mm e Max Smoothing Angle del 98%. Quindi selezioniamo i triangoli, applichiamo Smooth Shift e di nuovo Smooth Shift. Se lavorate nella stessa sessione di Lightwave, cioè senza riavviarlo, vi sarà più comodo, perché gli ultimi parametri inseriti vengono riproposti. Quindi non dovrete inserire i valori del comando Smooth Shift ogni volta, ma vi basterà richiamare il comando e nel pannello saranno già riproposti i parametri inseriti precedentemente. Vi ricordo inoltre che Smooth Shift può essere richiamato con la combinazione di tasti Shift più F e poi cliccate il pulsante N della tastiera per applicare il comando. Per tutte queste operazioni di modellazione potete procedere direttamente con l'opzione Subpatch inserita. In questo modo potrete vedere la preview delle pezze del pallone da calcio che state realizzando e quindi vedere le pezze appunto pian piano crearsi attorno alla vostra sfera.
abbiamo terminato la creazione di tutte le pezze del nostro pallone da calcio in alta definizione. Dovreste ottenere una visualizzazione simile a questa. Se volete potete accedere al Surface Editor e modificare i colori delle pezze, dei pentagoni e degli esagoni. In questo modo, ad esempio, assegnando il nero ai pentagoni e il bianco agli esagoni, otterrete la visualizzazione di un pallone da calcio classico. Oppure, se preferite, potrete decorare il vostro pallone da calcio in alta risoluzione con delle texture. Ok, per questo tutorial è tutto, spero che vi sia piaciuto e che siate riusciti a raggiungere l'obiettivo di realizzare anche voi il vostro pallone da calcio in 3D. Se volete iscrivetevi al mio canale e mettete un like a questo video. Ciao a tutti e alla prossima!